Ciao ragazzi, oggi parliamo di Flavio Baccianini, il piccolo grande campione romano, uno dei pochissimi bodybuilder italiani ad aver vissuto appieno il sogno americano. Cresciuto alla scuola di Filippo Massaroni e Serge Nubret, Flavio ha avuto la fortuna di incontrare sin dagli inizi degli ottimi maestri, che hanno saputo indirizzarlo verso una carriera agonistica di successo. Un percorso che lo ha visto partecipare a competizioni via via sempre più prestigiose, dal Mister Lazio al Mister Italia, dal campionato europeo al campionato mondiale WABA, fino a diventare uno dei migliori atleti professionisti italiani degli anni 90 e calcare i palchi del circuito professionale IFBB per un ventennio. Un uomo dei primati, coi suoi 147 cm di statura è il suo il record di atleta più piccolo di sempre ad avere calcato il palco del Mister Olympia. Rimane epico lo spettacolare confronto ingaggiato da Flavio con il gigantesco Lufferrigno al Mister Olympia del 1993, in una sorta di moderno confronto-scontro tra Davide e Golia. Comunque una carriera tutta in salita la sua, sin dai tempi in cui, trasferitosi negli Stati Uniti, senza nemmeno parlare l'inglese, ha dovuto ricominciare la sua vita da capo per ambientarsi e confrontarsi in un mondo di colossi. Partito armato solo di un sogno, entusiasmo, volontà e grande resilienza, Flavio non si è fatto scoraggiare dalle proprie caratteristiche fisiche, ma piuttosto le ha utilizzate fino a farne quasi un punto di forza, un tratto distintivo, portando sul palco un pacchetto completo, un fisico cesellato e simmetrico, una condizione estrema e la capacità di coinvolgere il pubblico con routine di pose accattivanti e coinvolgenti. Nella movimentata vita di Flavio non sono mancate parentesi alternative. Lo ricordiamo in veste di attore in pellicole degli anni '80 quali Attila Flagello di Dio e Il Ras del quartiere, al fianco di Diego Abatantuono. Terminata la carriera agonistica, Flavio è rimasto vicino al mondo del fitness in veste di personal trainer e divulgatore. Culturista nell'anima, ancora oggi, a oltre 65 anni di età, continua ad allenarsi conservando un'ottima forma fisica, a dimostrazione di come uno stile di vita da bodybuilder correttamente interpretato, senza gli eccessi oggi purtroppo sempre più frequenti, permetta di rimanere in forma ad ogni età. In questo video ne ripercorriamo brevemente la storia e la carriera agonistica. Enjoy! Flavio Baccianini nasce a Roma nel 1959. Sportivo sin da giovanissimo, pratica il judo per ben 11 anni. Comincia ad allenarsi con i pesi, un po' per gioco, a casa di un amico che aveva acquistato un set di pesi dal mitico Ruggero Tampellini, ai tempi atleta e patron della rivista Vigor. Dopo un periodo di allenamenti improvvisati, sul finire degli anni 70, Flavio si iscrive alla palestra di Angelo Poloni, che, notato il suo notevole potenziale atletico, lo stimola a cominciare a gareggiare. Di lì a breve Flavio debutterà in gara al Mister Lazio, vincendo inaspettatamente, una grande soddisfazione e l'inizio di una carriera di successo. In quel contesto conosce Filippo Massaroni, che lo prende sotto la sua ala, insegnandogli i segreti della cultura fisica. Seguendo gli esperti suggerimenti di Massaroni su allenamento, alimentazione e stile di vita, Flavio si trasforma rapidamente, arrivando, dopo soli pochi mesi di preparazione, a vincere il titolo di Mister Italia 1979. Nel 1980 incontra Serge Nubret, che lo invita a Lione ad allenarsi in preparazione per le competizioni WABA. Flavio si allenerà con Serge per diversi mesi, continuando a progredire, tanto che nel 1982 sarà terzo nella categoria piccole taglie ai campionati europei WABA e solo un anno dopo, nel 1983, a Ginevra, si aggiudicherà il primo posto nella categoria piccole taglie ai campionati mondiali WABA, superato dal solo Piero Venturato per il titolo assoluto. Nel 1985, sempre ai campionati mondiali WABA, si classifica nono tra i professionisti, un buon piazzamento considerato il livello della competizione, con una line-up che vede in gara campioni del calibro di Samir Bannut, Jeff King, Edward Kawak e Thierry Pastel. Comunque Flavio non è soddisfatto, sente il bisogno di dare una svolta alla sua carriera, di avere spazi di manovra più ampi. Passa alla IFBB, ma sente che l'Italia non è il posto giusto per sviluppare una carriera di successo come bodybuilder professionista. Dopo una parentesi durante la quale si allena a Trento con Piero Forti, decide quindi di emigrare per inseguire il sogno americano. Nel 1985 rompe gli indugi e, forte del fatto che sua madre nel frattempo si era trasferita per lavoro negli Stati Uniti, va a vivere a New York in cerca di migliori opportunità, un salto nel buio considerato che ai tempi Flavio non parlava inglese.
Trascorrerà qualche anno interlocutorio per costruirsi una base economica e di lavoro da cui partire. Lavora come lavapiatti in una pizzeria italiana a Manhattan. Comincia ad allenare clienti in una palestra locale e impara l'inglese, senza mai perdere di vista le sue radici e i suoi obiettivi, costruirsi una carriera come bodybuilder agonista. Dopo alcuni podi conquistati nella categoria Bantamweight, fino a 65 kg, in gare amatoriali IFBB, fra i quali ricordiamo il secondo posto al campionato europeo e il terzo posto al campionato mondiale, entrambi nel 1988, Flavio punta a diventare un atleta professionista, ma deve aspettare diversi anni prima che Wayne D'Emilia, uno dei patron della IFBB, gli dia la possibilità di gareggiare sul palco di una gara professionistica. Ma Flavio non demorde, consapevole del suo talento, continua ad allenarsi con impegno e a pazientare, in attesa del suo momento. Nel 1990 si trasferisce da New York a San Francisco, dove stabilisce la sua nuova base. Infine nel 1991, col benestare di D'Emilia, ha l'occasione di cimentarsi sul circuito professionistico IFBB. Debutta fra i pro al San Jose Pro Invitational, dove presentatosi con una condizione ineccepibile si aggiudica un gagliardo quarto posto, a un passo dal podio, dietro a Ron Love, Sonny Smith e Milos Sarcev, lasciando allibiti tutti quelli che fino a quel giorno lo avevano un po' ignorato, sottovalutandolo. Ma è solo l'inizio. Dopo un paio d'anni di competizioni, durante i quali ha modo di fare esperienza e farsi conoscere nel settore, nel 1993 raggiunge l'apice della sua carriera. Conquista un prestigioso terzo posto dietro a Vince Taylor e J.J. Marsh al San Jose Pro Invitational, qualificandosi per partecipare al Mister Olympia di quell'anno. Presentatosi sul palco dell'Olimpia con un peso sui 65 kg per 1,47 m di statura, seppure a confronto con una line-up fra le migliori di sempre, che vede in gara Dorian Yates, Flex Wheeler, Sean Ray, Lila Brada, Kevin Levroni e Paul Dillett, solo per citare i primi 6 classificati, Flavio non sfigura affatto, finirà 13°, superando lo splendido Mauro Sarni, anche lui in gara sul palco dell'Olimpia quell'anno. Di quella gara rimane memorabile il confronto diretto inscenato da Flavio fianco a fianco con l'enorme Lou Ferrigno, che in gara sarà decimo, in una disputa che risveglia il ricordo dello scontro epico fra Davide e Golia. Dopo il 1993 Flavio continuerà a gareggiare ancora per altri 15 anni. Fra i momenti salienti della sua carriera ricordiamo i 2 secondi posti conquistati al Mr. Olympia Masters nel 1999 e nel 2000 alle spalle di Vince Taylor. Continuerà la carriera fino ai 50 anni e oltre, lo ricordiamo in gara all'Europa Super Show IFBB del 2008, si ritirerà definitivamente nel 2016. In tempi più recenti, lasciata la carriera agonistica, nel 2017 Flavio si è trasferito da San Francisco a Palm Springs, stabilendo una nuova base da dove ha continuato la sua attività di personal trainer e divulgatore. Sempre liso al suo stile di vita da bodybuilder old school appassionato, ancora oggi Flavio continua ad allenarsi 2 volte al giorno e a seguire una dieta da atleta, conservando una buona salute e una forma esemplare, a differenza di tanti altri campioni della sua epoca. Abbiamo avuto modo di ascoltarlo in diverse videointerviste, nelle quali ha raccontato la sua esperienza ed espresso un parere poco positivo riguardo l'evoluzione dei canoni e la filosofia del bodybuilding moderno, ma sentiamo dalle parole dello stesso Flavio la sua opinione al riguardo. Oggi sono tutti enormi. Sono stato a San Diego un paio d'anni fa e in palestra vedo tutti questi ragazzi che pesano sui 135 kg, ma non mi impressionano perché non c'è armonia, non c'è forma. Mi sembrano animali d'allevamento. Sembrano usciti da Jurassic Park, capisci? Questo non è il mio bodybuilding. Una volta guardavi gli atleti sulle riviste e potevi pensare, grande, mi piacerebbe avere un fisico del genere. Ai vecchi tempi erano importanti concetti come simmetria, proporzioni, condizione, dei fisici che ispiravano uno spirito di emulazione. Oggi prendi un bigrami, essere così è come giocare alla roulette russa. Sai cosa intendo? Non sono sicuro che uno così arriverà a 40, 50, 60 anni. Guarda Ronnie, è stato il migliore di tutti, ma è così che vuoi ritrovarti quando avrai 50 anni? Su una sedia a rotelle? È questa l'immagine, il messaggio che vogliamo mandare alle persone che iniziano a fare bodybuilding? Non credo. Lui era il migliore.
Forse non ci sarà mai più nessuno come lui. Ma questo non è il messaggio che voglio mandare alle persone che iniziano a fare sport, sapendo che per ottenere certi risultati, arrivare a quel livello, un giorno finirai su una sedia a rotelle. Non credo proprio che questo sia il messaggio giusto da proporre alla gente. In palestra, ad inizio carriera, Flavio ha avuto degli ottimi maestri, da Filippo Massaroni a Serge Nubret. In seguito, facendo tesoro dell'esperienza accumulata in anni di lavoro, ha sviluppato una propria filosofia sull'allenamento e sull'alimentazione più in sintonia con le sue caratteristiche. Racconta che si allena 2 volte al giorno, praticando una sessione di cardio al mattino e una seduta di allenamento con i pesi la sera. Allena ogni gruppo muscolare una volta a settimana seguendo una classica bro split o monofrequenza, nella quale lavora un distretto muscolare al giorno. Si allena utilizzando carichi consistenti, ma da buon bodybuilder, con un focus mirato soprattutto a sentire lavorare il muscolo target per ottenere un buon pump dagli esercizi, piuttosto che cercare solo di sollevare carichi sempre più pesanti. Una filosofia di moderazione che si è rivelata vincente sia per i risultati di progresso fisico che in termini di salute e longevità atletica. Non è un caso se Flavio conserva una buona salute e un'ottima forma fisica anche dopo i 60 anni, a differenza di tanti altri campioni della sua epoca, che negli anni hanno riportato infortuni anche invalidanti. Anche sul piano alimentare Flavio pratica e promuove la moderazione. Lontano dalle competizioni lasciava salire il suo peso corporeo al più di 3-4 kg, evitando di ingrassare troppo, il che rendeva la fase pre-gara semplice e veloce. Racconta che in generale era già pronto per il palco un mese prima della gara. In seguito doveva gestire solo il problema della ritenzione idrica e si presentava in gara sempre con una condizione impeccabile. Inoltre, evitando grossi spalzi di peso repentini, la sua pelle ha mantenuto un look tirato e giovanile, senza le smagliature e l'effetto pelle cadente comune ad altri ex campioni. Una filosofia del bodybuilding old school a misura d'uomo, che ha davvero tanto da insegnare a tutti. Riassumendo, Flavio Baccianini è stato uno dei migliori atleti professionisti italiani degli anni 90, in una delle epoche più competitive dello sport. Con una lunga carriera agonistica alle spalle, Flavio si è ritagliato una nicchia di prestigio nella storia del bodybuilding professionistico IFBB, interpretando con successo il ruolo di killer dei giganti, atleti che a dispetto della bassa statura riescono ad emergere in gara a confronto con concorrenti molto più imponenti grazie alle ottime proporzioni, condizione e capacità di presentarsi e proporsi sul palco. Italiano emigrato negli States a cercare miglior fortuna per la sua carriera sportiva e professionale, la sua storia ricorda un po' quella del leggendario Franco Columbu, un uomo e un atleta che ha superato il test del tempo, uno dei migliori bodybuilder a vita, insieme a Robbie Robinson, Tony Person, Barry DeMay e pochi altri. Oggi Flavio ricorda con un po' di nostalgia la cultura fisica old school, e non si riconosce più nella fiera dell'esagerazione che è diventato il bodybuilding odierno. Noi lo ricordiamo con piacere per le emozioni che ha saputo regalarci con le sue performance sui palchi di gara, per lo stile di vita e la filosofia sportiva, che ne fa un ottimo promotore per lo sport del bodybuilding, e come italiano di successo nel mondo, che ha portato prestigio alla nostra amata penisola. Che dire se non grande Flavio! Ciao, alla prossima!